Benvenuti amici dell'uncinetto. Oggi andiamo a realizzare questa borsetta, la mini Calypso, con chiaramente delle modifiche rispetto alla Calypso, il modello grande di colore verde. Per realizzare questa borsa occorreranno circa 250 grammi di cordino. Io uso il cordino Inda e uncinetto numero 4, ma chiaramente potete usare qualsiasi cordino seguendo chiaramente i centimetri affinché la realizzazione della borsa sia simile alla mia. Avete sempre a disposizione un codice sconto di 5 euro inserendo il codice ROSA5 tutto in maiuscolo sul sito di www.borgodeipazzi.com. Andiamo a vedere adesso come si fa. Iniziamo il nostro tutorial con un totale di 14 catenelle, quindi catenelle pari, per avere poi un risultato di maglie basse dispari. Io ho con 14 catenelle circa 10 centimetri, è uncinetto numero 4. Ovviamente voi, se avete un filato diverso, seguite i centimetri invece delle catenelle. Adesso guardate, io entro retro, cioè invece di entrare, vedete, sulla parte centrale, entro sulla catenella che si forma sulla parte retro e vado a realizzare una maglia bassa in ognuna di queste asoline. E a fine riga ovviamente io avrò un totale di 13 maglie basse, quindi avrò delle maglie dispari e andiamo a proseguire in questa maniera qui, completando tutta la riga. Quando arrivo a fine riga, guardate, io prendo già la codina e la vado a nascondere in questa maniera qui. Adesso una catenella, giro il lavoro. Nella prima maglia bassa lavoro una maglia bassa e lavoro una maglia bassa in ogni punto, ripetendo le 13 maglie basse. Quindi andiamo a ripetere la riga. Completata la seconda riga, una catenella, giriamo il nostro lavoro e di nuovo nella prima maglia bassa una maglia bassa per ogni maglia bassa, completando di nuovo le nostre 13 maglie basse. Terminata la terza riga, di nuovo una catenella, giriamo il lavoro e di nuovo una maglia bassa in ogni maglia bassa, completando la quarta riga fino alla fine. Completata la quarta riga, io taglio la codina che ho portato con me. Adesso avrò una larghezza di circa 9 cm per un'altezza di 3 cm. A questo punto dobbiamo andare ad iniziare con i nostri aumenti. Ora noi seguiremo un tot di aumenti. Per chi ha la scheda tecnica vi consiglio di mettervi la scheda sul davanti e man mano che andate a realizzare le righe andate a depennare in modo che non vi confondiate. Adesso noi dobbiamo proseguire con la quinta riga con un aumento, quindi un aumento sia all'inizio che alla fine, quindi una catenella, giro il mio lavoro e nella prima maglia bassa lavoro 2 maglie basse nello stesso punto e adesso una maglia bassa in ogni punto fino chiaramente ad arrivare a fine riga, dove anche nell'ultimo punto lavoreremo 2 maglie basse. Arrivata, guardate, nell'ultima maglia io lavoro 2 maglie basse nell'ultimo punto e per questa riga, la quinta, avrò 15 maglie basse. Adesso alterniamo una riga di aumento con una riga di maglie basse senza aumenti, quindi se qui ho lavorato un aumento, nella prossima, la sesta, lavorerò una maglia bassa in ogni punto, quindi nella prima lavoro una maglia bassa, nella seconda una sola maglia bassa e una sola maglia bassa per tutta la riga, quindi anche per questa riga avrò 15 maglie basse. Adesso ovviamente per la nostra settima riga dobbiamo andare a ripetere la riga con gli aumenti, quindi una riga di aumenti, una riga senza aumenti, una riga di aumenti, una riga senza aumenti, quindi una catenella, giriamo il lavoro e nella prima maglia bassa lavoriamo 2 maglie basse e chiaramente poi una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare all'ultimo punto. Arrivata nell'ultima maglia bassa, di nuovo ripeto le 2 maglie basse nello stesso punto
ed ecco, guardate che man mano vedete che il lavoro chiaramente si sta allargando. A questo punto avremo 17 maglie basse, quindi ogni volta che noi chiaramente andiamo a realizzare la riga di aumento all'inizio e alla fine avremo 2 maglie basse in più. Ora questa è la settima riga, chiaramente una catenella, giriamo il lavoro e l'ottava riga chiaramente la lavoreremo senza aumenti, quindi una maglia bassa nel primo punto e una maglia bassa in ogni punto, ripetendo praticamente le nostre 17 maglie basse che abbiamo sulla riga, quindi senza aumenti. Adesso chiaramente dobbiamo proseguire. Per la riga 9 faremo una riga con aumento inizio e fine, la riga 10 senza aumenti, 11 aumenti, 12 senza aumenti, 13ª riga con gli aumenti, 14ª senza aumenti. Ora voi avete la scheda tecnica, quindi vi raccomando stampatela e man mano che andate a fare, chiaramente a realizzare le righe, andate a segnarle così non vi confondete. Adesso io vado a proseguire fino ad arrivare alla riga 19, dove chiaramente lavoreremo l'ultima riga di aumenti. Una volta che ho completato la 19ª riga, qui avrò un totale di 29 maglie basse. Adesso ho una larghezza in centimetri di circa 21 e un'altezza di circa 13,5. La parte più stretta invece è di 9 centimetri. Adesso per la riga 20 una catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo una riga di maglie basse senza aumenti, quindi nella prima maglia una maglia bassa e una maglia bassa in ogni punto e andiamo a completare le nostre 29 maglie basse. Una volta che abbiamo completato la 20ª riga, iniziamo la 21ª con una catenella, giriamo il lavoro e adesso noi dobbiamo lavorare una sequenza di righe a maglia bassa senza aumenti. Ora per la 21ª riga lavoreremo in coste, cioè lavoreremo tutte maglie basse ma prendendo solo, vedete, la solina esterna, quindi io entro all'interno, carico e lavoro una maglia bassa, di nuovo una maglia bassa, sempre senza aumenti perché queste saranno le righe del nostro fondo della borsa. Ed ecco che lavoriamo una maglia bassa in ogni punto, in coste, e sarà visibile, vedete, questa treccina. Quindi proseguite lavorando una maglia bassa in ogni punto, ma in coste, prendendo solo la solina esterna. Quando completiamo la riga, vedete, questo sarà il risultato. Quindi questa sarà, vedete, una parte praticamente subito dopo la treccina, noi avremo la parte del fondo. Adesso per la riga 22 fino alla riga 28, quindi per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 righe, lavoreremo a maglia bassa senza aumenti, quindi una catenella, giriamo il lavoro, ma lavoreremo prendendo 2 asoline, quindi io entro all'interno e lavoro una maglia bassa, entro all'interno e lavoro una maglia bassa. Vedete, prendo entrambe le asole fino ad arrivare alla riga 28, quindi voi segnate sempre man mano che lavorate dalla scheda, mi raccomando. Non faremo nessun aumento per queste righe di andata e ritorno, prendendo 2 asole, quindi solo per questa riga abbiamo lavorato in coste. Io vado a proseguire fino alla riga 28 in questa maniera. Arrivati, vi guardate, alla riga 28, io in questa maniera qui, vedete, ho praticamente evidenziato quello che è il fondo della mia borsetta. Adesso dobbiamo andare a ripetere il punto basso in coste, quindi una catenella, e per la riga 29 andiamo a lavorare una riga di maglie basse in coste e la lavoreremo, vedete, sulla stessa parte dove abbiamo l'altra riga. Quindi se avete lavorato correttamente avrete la treccina qui e andrete a lavorare l'altra sulla stessa parte. Entro nella prima maglia bassa, vedete, prendendo solo la solina esterna, e lavoro la prima maglia bassa. E ora lavoriamo una maglia bassa in coste, quindi prendendo sempre solo la solina esterna, e completiamo le nostre 29 maglie basse.
Completata la 29esima riga, adesso lavoriamo la 30esima riga sempre con una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo sempre una riga di maglie basse, ma prendendo, vedete, entrambe le asole. Quindi lavoriamo la prima, la seconda, quindi maglie basse classiche, non incoste, e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto fino a completare la riga. A questo punto, guardate, noi abbiamo questa situazione. Ora noi dobbiamo praticamente andare a lavorare la stessa parte, vedete, che abbiamo lavorato con gli aumenti, però ovviamente a specchio, quindi lavoreremo dalla parte più larga e quindi significa che andiamo a diminuire fino ad arrivare, vedete, alla parte più stretta. Quindi adesso alterneremo una riga di diminuzione e una riga di maglie basse. Quindi una catenella e giriamo il lavoro. E per la riga 31 iniziamo con le diminuzioni. Ora con le diminuzioni noi possiamo saltare un punto ed entrare in quello dopo e lavorare una maglia bassa, oppure possiamo entrare nella prima maglia bassa, caricare il filo, entrare nella seconda, caricare il filo e chiudere tutto insieme. Per le principianti, se avete paura di non identificare praticamente la maglia, potete anche mettere, vedete, sulla prima maglia un marcapunti, perché può darsi che con la diminuzione avete più difficoltà ad individuare il punto. E adesso una maglia bassa in ogni punto. Queste maglie basse verranno fatte classiche, quindi solo 2 volte lavoriamo la maglia bassa in coste e andiamo a proseguire in questa maniera fino ad arrivare negli ultimi 2 punti. Quando arriviamo, vedete, negli ultimi 2 punti dobbiamo fare la stessa cosa, una diminuzione, quindi entro nel penultimo, carico il filo, entro nell'ultimo e carico il filo, ho 3 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme in questa maniera qui. Adesso ovviamente invece di avere 29 maglie basse ne avremo 27, quindi ad ogni diminuzione avremo praticamente 2 maglie basse in meno. Ora una catenella, giro il lavoro e inizio a lavorare la riga 32 e lavorerò una riga di maglie basse, quindi entro nel primo punto, lavoro una maglia bassa e lavoro una maglia bassa su ogni punto. Anche qui, se temete di non vedere bene la maglia bassa, andatevi a mettere un marcapunti sulla prima, così non vi confondete. E ora andiamo a proseguire fino ad arrivare nell'ultimo punto, dove qui ho messo il marcapunti. Quando arriviamo nell'ultimo punto, semplicemente togliamo il marcapunti e lavoriamo una maglia bassa in questa maniera qui. Adesso per la riga 33 di nuovo una riga di diminuzione, per noi alterniamo sempre una riga di diminuzione e una di maglie basse, una catenella, giriamo il lavoro e di nuovo, guardate, entro nella prima, carico il filo, entro nella seconda, carico il filo, 3 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. E qui andiamo a mettere il marcapunti. E ora una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare nell'ultimo punto. Arriviamo nel penultimo punto, carichiamo il filo, togliamo il marcapunti, carichiamo il filo anche nell'ultimo punto, ho 3 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. E adesso chiaramente avremo 25 maglie basse. Ora per la riga 34 una catenella, giriamo il lavoro e qui chiaramente andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto, quindi entro nella prima, lavoro una maglia bassa, rimettetevi il marcapunti soprattutto se siete principianti e una maglia bassa in ogni punto. Arriviamo nell'ultimo punto e lavoriamo l'ultima maglia bassa per questa riga. Adesso noi praticamente dobbiamo sempre andare a proseguire alla stessa maniera, una riga di diminuzione per la 35, una riga di maglie basse per la 36, una riga di diminuzione per la 37, una riga di maglie basse per la 38 e così via, fino ad arrivare alla riga 45, che sarà l'ultima riga di diminuzioni e su quella riga avremo 13 maglie basse. Completata la riga 45, che sarà l'ultima riga di diminuzione, noi abbiamo 13 maglie basse.
Adesso dobbiamo lavorare altre 3 righe, quindi la riga 46, 47 e 48, semplicemente a maglia bassa senza diminuzione, quindi una catenella, giriamo il lavoro e lavoreremo le nostre 13 maglie basse, quindi avremo sempre 13 maglie basse e andiamo a proseguire per 3 righe totali fino alla riga 48. Una volta quindi che io ho completato il mio pannello, avrò un'altezza del pannello, quindi una larghezza vista da questa prospettiva di 33 cm. La parte del fondo sarà di 23 cm. Adesso noi dobbiamo lavorare un giro di maglia bassa intorno e mentre lavoriamo questo giro di maglia in bassa intorno andiamo già a realizzare i manici. Iniziamo, guardate, io mi trovo in questa maniera qui, entro di nuovo nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. Questa sarà la prima maglia bassa, vedete, della riga, e andiamo a mettere un marcapunti. Ora in ogni riga corrispondente io vado a realizzare una maglia bassa. Allargate, guardate la lavorazione se non riuscite a individuare le righe, quindi in ogni riga, vedete, noi dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa. Guardate dove avete lavorato, allargate la lavorazione e subito dopo lavorate l'altro punto. E lavorate in questa maniera fino ad arrivare al primo angolo. Una volta, guardate che io ho iniziato qui, ho completato tutta questa parte, adesso ho lavorato, vedete, l'ultima maglia bassa di questa riga, adesso vado sulla prima maglia bassa, vedete, delle 13 e lavoro una maglia bassa. Adesso dobbiamo andare a lavorare il primo manico e lo lavoriamo con 35 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 fino ad arrivare a 35. Le mie 35 catenelle sono circa 26 centimetri. Ovviamente il manico può essere fatto anche più lungo, è opzionale. Adesso assicuratevi di tenere, vedete, la catenella bella dritta, la girate in questa maniera qui e andiamo a chiudere sulla 13ª maglia bassa, quindi sulla riga, vedete, sopra. Entro in questa e lavoro una maglia bassa. Ora dobbiamo iniziare la lavorazione chiaramente delle righe, quindi io entro, vedete, nella prima riga e lavoro una maglia bassa. Di nuovo allarghiamo un po' la lavorazione, entro nella seconda e lavoro una maglia bassa. Quindi maglie basse in tutte le righe. Quindi andiamo praticamente, vedete, a continuare quello che è il nostro contorno e proseguiamo fino ad arrivare all'altro angolo. Una volta, guardate, che ho completato tutta l'altra parte a maglia bassa, arrivo su quest'altro lato, ho lavorato l'ultima maglia bassa, vedete, nei lati, adesso vado sulla prima maglia bassa delle 13, lavoro una maglia bassa e poi di nuovo le mie 35 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 fino ad arrivare a 35. Completate le 35 catenelle, assicuratevi sempre di avere la catenella dritta e adesso guardate sulla 13ª, quindi vedete io qui ho le maglie basse, sulla 13ª vado a chiudere a maglia bassissima in questa maniera qui. Allora io ho il marcapunti qui, vedete, perché chiaramente io quando ho girato qui ho realizzato la maglia bassa, ok? Quindi togliete il marcapunti, chiudete sempre sulla prima maglia bassa, questa prima maglia bassa, ho chiuso a maglia bassissima e su questa maglia vado a mettere il marcapunti. Adesso praticamente noi dobbiamo iniziare quello che è la riga di punto e con nocciolina. Prima di fare questo andiamo a mettere i marcapunti evidenziando quello che è il fondo della borsa. Questo ci aiuterà dopo, quando chiaramente dobbiamo poi andare a realizzare il laterale direttamente alla borsa. Allora, noi abbiamo realizzato, vedete, un punto
basso in coste, proprio per evidenziare il fondo della borsa. Vedete, abbiamo questa treccina, questa sarà la parte dritta del lavoro, questo è il rovescio. Dove abbiamo lavorato al rovescio, vedete, si crea un solco dove abbiamo praticamente lavorato le nostre maglie basse in coste. Basterà fare in questa maniera qui, e la maglia bassa, vedete, che corrisponde al nostro solco, verrà evidenziata con un marcapunti in questa maniera qui. Da questo marcapunti contiamo il marcapunti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e sull'ottava andiamo a mettere un altro marcapunti. Quindi questa parte sarà il fondo della borsa, dove chiaramente poi lavoreremo il laterale. Adesso guardate, girate la borsa in questa maniera qui e facciamo la stessa cosa da quest'altra parte. Evidenziamo, vedete, il solco in questa maniera, e questa maglia sarà la maglia, vedete, che abbiamo lavorato appunto basso in coste, e mettiamo il marcapunti uguale. Contiamo le nostre 8 maglie basse, 1 compresa quella del marcapunti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e qui andiamo a mettere il marcapunti. Ed ecco, vedete che abbiamo evidenziato anche qui il nostro fondo. Adesso chiaramente iniziamo la lavorazione del punto con nocciolina. Noi abbiamo già chiuso a maglia bassissima, il nostro punto con nocciolina si lavorerà una maglia bassissima, una maglia mezza alta, una maglia bassissima, una maglia mezza alta. Quindi io ho già lavorato la maglia bassissima, filo sull'uncinetto, entro all'interno prendendo 2 asole e lavoro la maglia mezza alta. Nel prossimo maglia bassissima, nel prossimo maglia mezza alta, in quello dopo maglia bassissima, e prendo, guardate, entrambe le asole, vedete, perché il punto viene più consistente. Mezza alta, maglia bassissima. La maglia mezza alta si fa mettendo il filo sull'uncinetto, entriamo all'interno, carichiamo, abbiamo 3 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme. Di nuovo maglia bassissima e di nuovo maglia mezza alta, maglia bassissima e maglia mezza alta, e dobbiamo praticamente, vedete, proseguire in questa maniera qui fino ad arrivare alla prima parte del nostro manico. Chiaramente quando arrivate dove ci sono i marcapunti del fondo, semplicemente togliete il marcapunti, lavorate il punto e lo rimettete, così avete già praticamente segnato il fondo, perché dopo potrebbe essere più difficile andare a marcarlo. Arriviamo, guardate, quasi sul manico. Io qui ho l'ultima maglia bassa, vedete, laterale, ho la mezza maglia alta, quindi qui lavorerò la maglia bassissima, e adesso sul manico noi dobbiamo continuare la sequenza. Come potete vedere, io ho il manico, vedete, subito la prima catenella, e io voglio entrare, vedete, nelle asoline che si formano dietro. Ovviamente è più difficile entrare all'interno in questa maniera qui. Che cosa faccio? Guardate, io devo girare ed entrare in questa asolina. Adesso guardate, ho i 2 anelli superiori. Che cosa faccio? Faccio così, mi infilo così sulla parte retro e vado a lavorare. Adesso devo lavorare la mezza maglia alta, quindi entro così, guardate, e lavoro la mezza maglia alta. Quindi lavorerò, vedete, nella solina retro. La prima è quella un po' più difficile da lavorare. Ora lavoro la seconda del mio manico, maglia bassissima. Chiaramente dovrò entrare, vedete, in tutte queste asoline retro, sempre seguendo la sequenza. Può essere un po' più difficile, però chiaramente il lavoro verrà più pulito. Ovviamente potete anche lavorare nella catenella in maniera classica, come sapete lavorare, perché il lavoro viene comunque ordinato. La differenza, vedete, di lavorare nella solina retro è che qui avremo, vedete, delle maglie basse ben definite, quindi è più pulito il lavoro. E adesso, vedete, io in ogni punto lavoro la mia sequenza
e completo chiaramente l'intero manico. Una volta guardate che io ho lavorato l'intero manico, adesso semplicemente devo andare a proseguire sulla lavorazione della borsa. Quindi vedete, qui ho lavorato l'ultima catenella, quindi questa è l'ultima catenella, e adesso devo entrare sulla prima maglia bassa, vedete, del laterale. Io qui ho lavorato la maglia bassissima, chiaramente vado a proseguire sempre la sequenza, quindi maglia mezza alta, maglia bassissima, dopo maglia mezza alta, maglia bassissima, maglia mezza alta. Quando arrivo dove ho i marcapunti del fondo, chiaramente tolgo il marcapunti, lavoro la maglia di sequenza e rimetto i marcapunti. Adesso andate a proseguire e chiaramente lavorerete anche sul manico la sequenza fino ad arrivare al marcapunti dove abbiamo completato la prima riga. A questo punto, guardate, io ho terminato la prima riga di punto e con nocciolina. Allora, adesso noi dobbiamo andare a proseguire. Come si fa? Allora, noi dobbiamo fare un totale di 6 righe. Abbiamo lavorato la prima intorno a maglia bassa e la seconda di punto e con nocciolina, quindi dobbiamo lavorare altre 4 righe. Adesso noi siamo in questa maniera qui, vedete, io ho terminato la sequenza, quindi mezza maglia alta, maglia bassissima. Adesso dove abbiamo il marcapunti? Noi andiamo a chiudere sempre a maglia bassissima. Anche se qui vedete abbiamo una maglia bassissima, qui chiuderemo sempre a maglia bassissima. Ora, siccome andiamo a girare il lavoro, io vi dico un trucchetto per non confondervi. Allora, per capire bene dove poi al ritorno, perché gireremo il lavoro, dobbiamo lavorare, io sul punto, vedete, subito dopo questo marcapunti vado a mettere un altro marcapunti. Questo marcapunti significherà che qui io terminerò la lavorazione di sequenza della lavorazione. Quindi ora qui vado a chiudere a maglia bassissima, vedete, entro all'interno, prendo le 2 asoline e lavoro una maglia bassissima in questa maniera qui, una catenella, e guardate, giro il mio lavoro. Girando il mio lavoro avrò praticamente il marcapunti dall'altra parte, quindi significa che questo marcapunti verde, scusatemi, il filo è troppo lungo, quindi questo marcapunti verde sarà l'ultimo punto che andrà a lavorare di sequenza. Cioè, se qui avrò la maglia bassa, la maglia bassissima, lavorerò la mezza maglia alta. Se ho la mezza maglia alta, in questo verde lavorerò chiaramente la maglia bassissima, quindi la lavorazione di sequenza. Mentre in questo che adesso andiamo a lavorare, noi inizieremo sempre con la maglia bassissima. Qui ho, guardate, la catenella, eccola qua, ve la faccio vedere, qui ho la catenella che ho girato. Nel punto, vedete, dove esce la catenella, quindi in questa maglia, inizio la lavorazione, entro e lavoro una maglia bassissima, quindi inizio sempre con una maglia bassissima e rimetto il marcapunti. Ora dobbiamo andare a procedere lavorando sempre il punto di sequenza, quindi maglia bassissima, filo sull'uncinetto, entro, prendo sempre 2 asole e maglia mezza alta. Nel prossimo maglia bassissima e maglia mezza alta, maglia bassissima e maglia mezza alta. Quindi adesso ovviamente sarà molto più semplice perché abbiamo i punti definiti, perché la parte un po' più complicata è salire sul manico di catenella. E quindi andate a lavorare tutta la sequenza per tutto il perimetro della borsa, quindi io completo, vedete, l'intero perimetro della borsa. Quando arrivo qui tolgo e rimetto i marcapunti, salgo anche su questo manico e completo fino ad arrivare dove ho, vedete, i marcapunti che ho appena messo, sia il verde che sarà l'ultimo punto di lavorazione e quello giallo che sarà praticamente il primo, la chiusura è il primo della quarta riga. Arrivate, guardate, dove abbiamo il primo marcapunti che praticamente ci dice che qui è l'ultima maglia di lavorazione della sequenza, quindi io qui ho lavorato la maglia bassissima, subito dopo chiaramente devo lavorare la maglia mezza alta e quindi ho terminato la lavorazione in sequenza, perché questo punto sarà il punto di chiusura dove lavoreremo sempre una maglia bassissima. Quindi tolgo il marcapunti, entro all'interno e chiudo a maglia bassissima la mia lavorazione.
Ora, per avere sempre un punto di riferimento, quindi per capire dove termino la lavorazione di sequenza, io sul punto dopo questo prima di girare, quindi questo, vedete, qui ho chiuso, qui ho il punto dopo dall'altro verso, vado a mettere il marcapunti. Così adesso quando vado a girare il lavoro so che questo sarà l'ultimo punto di lavorazione. Quindi una catenella, giro il mio lavoro, e quindi guardate, io ho praticamente dall'altro verso il marcapunti come prima e qui ho il punto ovviamente da iniziare a lavorare e terminiamo, quindi chiudiamo qui sempre a maglia bassissima e iniziamo a maglia bassissima. Quindi qui ho, vedete, la catenella di lavorazione, subito all'interno dello stesso punto entro e lavoro una maglia bassissima e qui vado a rimettere il marcapunti. La comodità di praticamente mettere il marcapunti anche sul punto di lavorazione, quindi l'ultimo punto di lavorazione, è che non ci confondiamo, vedete, e non entriamo anche negli altri punti che si creano con la chiusura, perché spesso i principianti andate ad aumentare. Quindi io so che quando arrivo qua lavorerò l'ultimo punto di chiusura, quindi di lavorazione di sequenza, e qui andrò a chiudere a maglia bassissima. Non rischiamo di aumentare la lavorazione. Adesso dobbiamo iniziare la quarta riga. Voi avete chiaramente la scheda dove io ho messo per iscritto tutte le righe di lavorazione, quindi adesso andate a lavorare chiaramente la quarta riga, di nuovo arrivate qui, lavorate alla stessa maniera come vi ho fatto vedere, lavorerete la quinta e la sesta, quindi completate con altre 3 righe, quarta, quinta e sesta. Quindi iniziate, vedete, maglia bassissima e chiaramente dopo la maglia bassissima entro e lavoro la maglia mezza alta, maglia bassissima, maglia mezza alta, maglia bassissima e maglia mezza alta. Quindi andate chiaramente a lavorare tutto il perimetro della borsa. Quando arriviamo sul marcapunti verde lavoreremo l'ultimo punto di sequenza, che può essere una maglia bassissima o una maglia mezza alta, e qui andate a chiudere sempre a maglia bassissima, una catenella e girate il lavoro. Prima di girare il lavoro sul punto dopo mettete un marcapunti, così avrete già identificato chiaramente il punto ultimo della lavorazione di sequenza. Arrivo, guardate, nell'ultimo punto dove devo lavorare la sequenza, maglia bassissima qui, maglia mezza alta qui, e qui ovviamente devo chiudere la lavorazione. Io ho completato le mie righe, quindi tolgo il marcapunti, entro all'interno e chiudo a maglia bassissima. Adesso guardate, taglio ovviamente il filo e vado a chiudere, tiro in questa maniera qui e chiudo aiutandomi con un ago. Io sono qui, vedete, qui salto questo punto, entro in quello dopo sul davanti, poi da dove esce il filo, quindi da dove esce il filo, vedete, io rientro di nuovo, prendo l'asolina retro e vado a chiudere in questa maniera qui, e quindi vedete non c'è scalino. Ovviamente sulla parte che risulta del retro, quindi l'interno della borsa, che è questo, vado a nascondere, quindi qui è il dritto della borsa, quindi significa che io ritorno, vedete, qui, e vado a nascondere ovviamente il mio filo in eccesso. Questo filato si può anche saldare con accendino. Tagliamo e saldiamo. A questo punto vedete il pannello della nostra borsa è pronto. Ora dobbiamo solo andare a lavorare ovviamente i nostri laterali. Per i laterali questa sarà la parte del dritto della borsa. Stendete la borsa ovviamente bene bene, vedete, in questa maniera qui, perché il pannello deve essere disteso. Adesso guardate, da dove abbiamo i marcapunti dobbiamo contare 20 maglie basse, quindi sul punto subito dopo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 e 20, e sulla 20esima andiamo a mettere un marcapunti. Ora stessa cosa di qua,
subito dopo il marcapunti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E anche di qua andiamo a mettere un marcapunti. E dobbiamo fare la stessissima cosa qui, subito dopo il marcapunti 20 maglie basse mettiamo il marcapunti, subito dopo questo marcapunti 20 e mettiamo un marcapunti. Assicuratevi ovviamente che i due lati, vedete, combaciano, devono essere pari più o meno, vedete, a quello che è l'altezza del bordo della borsa, sia di qua che di là. Quindi andatevi ad assicurare di aver, perché se praticamente uno sale e un altro scende un pochino, vuol dire che avete commesso qualche errore. A questo punto, vedete, sulla parte del dritto del lavoro, quindi dove abbiamo, vedete, la treccina in rilievo, noi iniziamo da questa parte qui. Quindi io inizio così, dal marcapunti, vedete, sulla parte destra, tolgo il marcapunti, entro all'interno con il mio uncinetto e adesso mi aggancio, guardate, realizzando una catenella. Ora nello stesso punto io devo entrare e lavorare una maglia bassa. Potete prendere anche già qui una sola asolina, ma se avete difficoltà ne potete prendere due. Questa riga verrà lavorata a maglia bassa in coste, quindi mettiamo un marcapunti sul primo e adesso tutta la riga verrà lavorata in coste. In coste significa che io, guardate, invece di entrare prendendo due asoline, ne prendo solo una, quella esterna, vedete? Io entro, carico e lavoro una maglia bassa. Di nuovo, guardate, qui ho due asoline, entro al centro e prendo solo quella esterna. Porto con me già la codina, vedete, così la nascondo già. Ora guardate, io qui ho sempre due asoline, entro al centro, carico il filo e lavoro la maglia bassa e lavoriamo chiaramente una maglia bassa in coste fino ad arrivare dove ho, vedete, il primo marcapunti. Quindi adesso noi lavoreremo solo su questa parte in giri di andata e ritorno. Dove abbiamo i marcapunti del fondo lavoreremo delle diminuzioni, quindi proseguite una maglia bassa in costa fino ad arrivare al punto precedente del primo marcapunti. Quando arriviamo, guardate, al punto precedente il marcapunti, noi dobbiamo andare a creare una diminuzione su questo punto. Il punto dove abbiamo il marcapunti è quello dopo. Quindi guardate, io entro in coste e carico il filo, tolgo il marcapunti, entro e carico il filo, in quello dopo entro e carico il filo. Ho, guardate, 4 fili sul mio uncinetto e chiudo tutto insieme. Adesso è importantissimo che andiate a rimettere il marcapunti, perché questa si dovrà ripetere per altre 2 righe. Adesso guardate, io fate attenzione a non entrare nel punto, vedete, già lavorato, io questo l'ho già lavorato, entro in quello dopo, sempre in coste, e lavoro una maglia bassa, ne lavoro 2, ne lavoro 3 e ne lavoro 4 e arrivo, guardate, sul punto precedente il marcapunti e punto dopo, e anche qui ripeto la diminuzione. Quindi sempre in coste io entro in questo punto e carico il filo, entro nel punto del marcapunti e carico il filo, entro in quello dopo e carico il filo, 4 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. E anche qui vado a mettere un marcapunti. Ora chiaramente andrò a lavorare tutte le maglie basse fino ad arrivare all'altro marcapunti, sempre in coste. Fate sempre attenzione a non entrare nei punti lavorati. Io questo l'ho lavorato, entro in quello dopo e lavoro una maglia bassa. Quindi una maglia bassa fino ad arrivare al marcapunti. Arrivate al marcapunti, togliamo il marcapunti, lavoriamo l'ultima maglia bassa del laterale, vedete? Quindi noi abbiamo praticamente già realizzato una prima riga. Adesso
una catenella e giriamo il lavoro. Ora nella prima, vedete qui ho la catenella, nella prima maglia bassa io entro e lavoro una maglia bassa e vado a rimettere il marcapunti, così non mi confondo. Ora dobbiamo lavorare una maglia bassa in ogni punto. Le maglie basse verranno lavorate classiche, cioè prendiamo 2 asoline, quindi lavoriamo solo la prima riga a maglia bassa in coste. La stessa lavorazione verrà fatta dall'altra parte, quindi dovrete lavorare a specchio. Una maglia bassa in ogni punto, fino ad arrivare, guardate, di nuovo dove abbiamo il marcapunti e faremo un'altra diminuzione. Quando arrivo, guardate, al punto precedente il marcapunti e punto subito dopo il marcapunti, andiamo a fare la nostra diminuzione. Anche qui vedete, carichiamo la solina completa, quindi carichiamo il filo, togliamo il marcapunti, ricarichiamo il filo al centro e nel prossimo entro e ricarico di nuovo il filo. Ho 4 fili, vedete, sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. E anche qui rimetto di nuovo il marcapunti. Ora guardate, lavoro 1 e 2 maglie basse ed ho subito da fare l'altra diminuzione, quindi entro nel punto precedente al marcapunti dove ho il marcapunti e in quello dopo 4 fili sull'uncinetto, chiudo tutto insieme e rimetto il marcapunti. Al centro, guardate, avremo solo 2 maglie basse in mezzo ai marcapunti. Questo significa che andremo a fare solo un'altra riga dove diminuiremo da un lato questo punto e anche dall'altra parte. Adesso, facendo sempre attenzione a non entrare nello stesso punto, entriamo a maglia bassa e completiamo chiaramente tutte queste maglie basse fino ad arrivare dove abbiamo il marcapunti. Al marcapunti lo togliamo, ovviamente, lavoriamo l'ultima maglia bassa, una catenella e rigiriamo il nostro lavoro. E guardate, vedete che abbiamo quasi, vedete, terminato. Adesso di nuovo nella prima maglia bassa, qui abbiamo la catenella, nella prima entriamo e lavoriamo una maglia bassa e rimettiamo il nostro marcapunti. Ora una maglia bassa in ogni punto, prendendo sempre entrambe le asoline fino ad arrivare al centro, vedete, dove faremo l'ultima diminuzione. Arrivate, guardate, sul punto precedente il marcapunti, entro, carico il filo, tolgo il mio marcapunti, carico il filo, in quello dopo carico il filo, 4 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. Chiaramente adesso, non avendo più maglie da diminuire, non abbiamo più bisogno di mettere il marcapunti. Ora vedete, abbiamo subito il punto precedente al marcapunti, quindi entriamo e carichiamo, togliamo il marcapunti, entriamo e carichiamo, entriamo e carichiamo, 4 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme. Adesso una maglia bassa chiaramente in ogni maglia fino ad arrivare dove abbiamo il marcapunti e avremo chiaramente terminato le nostre diminuzioni. Terminata, vedete, la riga dell'ultimo punto, lavoriamo l'ultima maglia bassa. Adesso andiamo a tagliare una codina che sia più o meno il doppio, vedete, dell'altezza. Taglio così e con questa codina vado a cucire, quindi andate a tirare la codina in questa maniera qui, io vado a cucire con ago. Allora questa, vedete che noi vediamo, è la parte dritta del lavoro. Io che cosa faccio? Vado a cucire sul rovescio, quindi giro in questa maniera qui e andiamo a fare la cucitura su questo lato. Quindi ci avviciniamo il lavoro così, vedete, dove abbiamo, guardate, il marcapunti. Qui ho il marcapunti, tolgo il marcapunti, entro, vedete, di fronte in questa maniera qui. Ora qui ho il filo, guardate, sul punto ai lati dove ho il filo entro e poi di fronte. Rientro, vedete, tornando indietro in questo punto e poi di nuovo di fronte.
In questa maniera saldo bene questa parte, ovviamente rientro di nuovo ai lati e poi di fronte. E adesso andiamo a proseguire, quindi ai lati dove ho il filo, vedete, io entro e poi entro di fronte, di nuovo ai lati, dove fuoriesce il filo ai lati e di fronte. Noi abbiamo le stesse maglie, quindi non ci possiamo confondere, ai lati e poi di fronte, ai lati e di fronte. Ovviamente la cucitura è qualcosa di opzionale, nel senso che se avete un modo che preferite di cucire potete adottare tranquillamente quello, non è obbligatorio fare uguale. L'importante è che andiate a cucire il laterale della borsa. Completiamo la cucitura fino ad arrivare nell'ultimo punto. Sono arrivata, guardate, nell'ultimo punto. Adesso allargate un pochino il lavoro per vedere se c'è qualche foro. Se c'è qualche foro, semplicemente entrate all'interno e stringete un po' la cucitura in questa maniera qui. Questo è un lavoro chiaramente per rifinire ancora meglio la nostra borsetta. Ricordate che siete sul rovescio, quindi entrate più volte e poi tagliate e andrete a saldare con l'accendino. Adesso dobbiamo ricapovolgere la nostra borsa, perché ovviamente dobbiamo andare a lavorare l'altro laterale. Quindi guardate, io capovolgo, vi faccio vedere come è venuta la cucitura, eccola qui, vedete, senza cicatrice. Se invece andiamo a cucire alla stessa maniera ma sul lato del dritto, verrà una leggera cicatrice che può essere anche carina, dipende, insomma, è a rilievo praticamente, invece così è una cucitura. Adesso andate a rimettere il video indietro e ripetete il laterale, quindi iniziate sulla parte dritta, vedete, avrete sempre la treccina verso di voi. Iniziate qui, andate a fare le diminuzioni, saranno un totale di 3 righe, potete seguire la scheda se volete, ma vi consiglio di seguire la parte del video, quindi rimettete indietro il video e andate a ripetere e così avremo chiaramente terminato la nostra borsetta. Io, vedete, ho completato anche l'altra parte, come potete vedere, quindi la mia borsetta è terminata. Adesso noi possiamo andare praticamente, vedete, se il manico non vi piace così largo, possiamo andare a piegare il manico e ad effettuare una cucitura in modo da rendere questo manico tubolare. Come facciamo? Allora, la prima cosa da fare, dovete fare in modo che le parti ovviamente siano precise, quindi io prendo un marcapunti in questa maniera qui e vado. Questo è il primo punto, vedete, vado sul secondo, primo punto, e vado sul secondo e faccio in questa maniera qui. Stessa cosa da quest'altra parte. Questo, guardate, è più o meno il primo punto, vado sul secondo e faccio la stessa cosa, vedete, di qua, questo è il primo e questo è il secondo punto. Quindi aiutatevi facendo anche così per capire se state facendo bene. E ci accostiamo, vedete, perché così dopo avremo gli stessi punti di qua che di là. Tagliamo un filo che sia più o meno il doppio della larghezza del nostro manico, più o meno, il doppio, però ne potete tagliare anche un pochino in più se avete paura di non farcela. Sempre con un ago io ho infilato il mio ago, vedete, entro all'interno, lascio un po' di codina così, che dopo andrò a chiudere, poi entro, vedete, in quello dopo, quindi andiamo a cucire come abbiamo cucito praticamente alla stessa maniera il laterale, vedete, e nei lati. Di nuovo entro in questo e di fronte, di nuovo entro in questo e di fronte, e dobbiamo chiaramente andare a completare tutta
la cucitura sul manico. Io vado a proseguire fino ad arrivare, vedete, dove ho l'altro marcapunti. Arrivati alla fine, chiaramente, guardate, io lavoro l'ultimo punto, entro più volte, vedete, nei lati e poi di nuovo indietro, e chiaramente poi entro all'interno della borsa e vado a saldare il mio filo. E facciamo la stessa cosa, vedete, anche con questa codina, quindi entriamo all'interno della borsa e andiamo a saldare. Ovviamente andate a ripetere anche per l'altro manico. A questo punto, guardate, la nostra borsetta è terminata, quindi il manico, vedete, sarà più maneggevole. La borsetta ha una linea veramente carina. Ovviamente potete aggiungere il pezzetto di feltro che vi ho detto durante il tutorial di tagliare, anche durante il corso ve l'ho spiegato, o semplicemente realizzare una fodera di stoffa. Basterà, guardate, appoggiare la borsetta sulla stoffa, allora schiacciatela bene bene e andate a tagliare la sagoma, vedete, precisa della borsetta, quindi proprio la sagoma, ovviamente esclusi i manici. Lascerete un paio di centimetri per la cucitura e il gioco è fatto, quindi andrete poi a cucire nei lati la nostra fodera e la parte superiore verrà lasciata aperta. Ringrazio chiaramente tutte quelle che hanno partecipato al corso su Zoom e anche tutte quelle che hanno acquistato ovviamente questo tutorial a pagamento. Vi saluto e vi rimando ad uno dei miei prossimi tutorial.